rispondo alla domanda di un mio amico che mi ha scritto questo, visto questa postazione ai mondiali che stanno disputando in Sardegna. È roba tua perché non l'ho mai vista? Allora no, ti rispondo, non è roba mia, nonostante credo che tu ti riferisca alla postazione del nostro amico e anche italiano in gara, Luca Grisante. Come sai, Luca, se non dovessi conoscerlo, è uno dei massimi divulgatori della pesca Japan, e quindi quella classica col picchetto e la canna. Però in effetti questa è una sorta di ibrido, hai sia il picchetto che la classica forcella e puoi decidere al momento se caricare la canna sopra e pescare alto oppure se poggiarla. Tuttavia posso farti vedere come creare una postazione simile con i componenti Evotripod. Io qui ho un picchetto, il classico, quello dove sopra possiamo mettere la canna da pesca. Questi sono i due corpi centrali del bloccagambe Evotripod, quelli che acquistati singolarmente servono anche per mettere il vassoio, il big basket, si possono inserire sull'angolare per bloccare le gambe, ci si può fare veramente tanto, tra cui anche questo. Ti faccio vedere come poter modificare e implementare un picchetto semplice e farlo diventare un ibrido, picchetto semplice o Japan, con due corpi e TP20A. Togliamo il jolly superiore, questo, per ora lo metto in tasca, inserisco due corpi e TP20A, questi li trovi sul sito scrivendo ETB20A. Possiamo metterlo leggermente sotto e rimontare il jolly o a filo. Adesso facciamo proprio un ibrido, un 2 in 1. Stringo il pomello dell'ETB20 alto, ne metto uno basso e qui un bel paletto da 16 mm, punta e boccola, al quale sopra ho avvitato la forcella e lo vado ad applicare agli agganci posteriori degli ETB20A, perché questo ha l'aggancio per bloccare le gambe chiuse di Evotripod, che sono poi queste, lo stesso tipo di alluminio, lo stesso diametro. In questo modo ho la possibilità di poggiare la canna oppure giro la forcella e se devo caricare la canna alta la carico sul picchetto. Ho un 2 in 1, ma attenzione! E che facciamo? Il tubetto portagli dall'altra parte non lo mettiamo? E adesso abbiamo un 3 in 1, ma attenzione, se anziché inserire i due corpi dall'alto, uno qua e uno qua, ne inserisco uno dall'alto e uno dal basso, quindi mi fermo sotto la coppetta, svitando il pomello del corpo centrale, sostituendolo con la piastrina, quella per la vaschetta sgancio rapido, che poi mi farà anche da pomello, perché a un certo punto è dura, quindi mi fa da pomello e da vaschetta. Abbiamo tutto, abbiamo un picchetto classico per mettere la canna alta, quindi poggiata nel fondello, giro la forcella di dietro e poggio la canna. Attenzione, qui ho fatto un'altra modifica, ho sostituito il pomello, quello sotto alla poggiacanna, con un bullone di questi d'acciaio che sono più bassi e quindi la canna non mi tocca. Però ho anche il mio paletto con la forcella inclinabile se volessi poggiare la canna semplicemente. Però ho anche la vaschetta sgancio rapido subito sotto il fondello della canna e dietro i miei aghi del Nesco. Tutto con Evotripod.